Ciao a tutti cari Rikishi, benvenuti in questa seconda guida su Wo Long Fallen Dynasty. Questa volta analizzeremo i due combattimenti della fase presente anche nella demo contro due bestie demoniache, una è una scimmia gigante e l'altra è Feng Xi, il cinghialotto gigante. Mi raccomando di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e soprattutto commentare se avete altri dubbi in merito o se volete che faccia una guida specifica su alcuni boss o situazioni. Iniziamo subito con la guida contro Zuyan, la scimmia gigante. Anzitutto Zuyan ci approccerà con due fendenti laterali che sono in realtà le sue armi più importanti. Ricordiamo che, essendo anche un primate, a un certo punto come sua skill principale farà proprio la sua rabbia feroce e ferina e ci colpirà con diversi fendenti a rapida esecuzione. In questa boss fight sarà infatti importante non solo tenere una distanza adeguata tra noi e Zuyan, ma anche non attaccare sempre e con costanza, in quanto è molto veloce e in questa fase del gioco i nostri danni non saranno sufficienti per poterlo abbattere facilmente. Il suo punto debole è che non ha una stamina ed un equilibrio tali da potersi permettere di fallire troppi attacchi. Infatti anche in questo caso vediamo che il suo punto più debole è il colpo caricato. Voi direte, in realtà quello è il suo vantaggio. No ragazzi, il colpo caricato è il momento in cui noi non dobbiamo sbagliare la deviazione in modo tale da poterlo mettere KO e aumentare la sua barra dello stordimento di oltre la metà. Come potete vedere, lui eseguirà una sorta di dropkick, giusto per prendere un termine direttamente dal wrestling, e noi dovremmo deviare esattamente nel momento in cui vediamo che le gambe si approcciano verso di noi. Questo gli causerà un atterramento momentaneo dove potremo appunto colpirlo senza preoccupazione, senza il terrore di avere un contrattacco rapido. Ovviamente non ci dilunghiamo troppo in quanto lui comunque si alzerà. Come vedete, quando batterà le zampe al terreno infuriato lo farà a un ritmo costante, per cui noi dobbiamo essere bravi a deviare queste sfuriate mantenendo lo stesso ritmo della sua esecuzione. In questo caso è fondamentale la prima deviazione in modo tale da non perdere il ritmo. Mi raccomando quindi anche mentalmente la connessione mente-dito deve andare sempre alla stessa cadenza e non sbaglierete le deviazioni. Tenderà anche a farci un colpo caricato prendendo il volo, facendo una capriola ed atterrando per provare a colpirci con i pugni. A quel punto però noi dobbiamo essere bravi a capire, e ve lo evidenzio io, che il colpo e la deviazione vanno effettuati solamente nel momento in cui lui mette i piedi a terra e va ad abbracciare le braccia, né prima né dopo, mi raccomando. Nel caso in cui veniste colpiti, presi alla sprovvista, mantenete la calma e cercate di allontanarvi da esso senza rispondere ai colpi, perché in quel momento lui avrà il vantaggio dell'area e anche un vantaggio sullo stordimento nostro in questo caso. Arrivati a oltre metà vita di Zuyan, lui semplicemente proverà a prendersela sia col nostro rinforzo Zhao Yun sia a darci dei colpi caricati più frequenti. La soluzione è semplice: massima concentrazione, ci basta anche solo parare i colpi, o deviare per meglio dire, i colpi caricati, in modo tale da approfittarne e chiudere l'incontro. La lotta contro Feng Xi possibilmente è anche più semplice, essendo che lui come caratteristica principale ha la fisicità e la carica. Noi dovremo approfittare della sua lentezza, perché ricordiamoci che è una bestia di varie tonnellate, poco aggraziata, e quindi non solo evitare e deviare le sue rincorse, i suoi colpi di corno che spammerà quando siamo vicini, la lentezza è il suo punto debole. Come potete notare, parare un suo colpo non è difficile. Ed anche in questo caso il colpo caricato è di facile lettura. Ci avviserà prima quando appare il cerchietto rosso, si alzerà con due zampe in aria,
quando effettivamente atterra ed è vicino a noi, con una caduta non rapidissima né rallentata ad un certo punto, non c'è nulla che può disorientarci, noi effettuiamo la deviazione. Un fattore che porterà la sua barra dello stordimento a crescere tantissimo, quindi sia nell'incornata su rincorsa sia per quanto riguarda il colpo proveniente dall'alto. Nonostante i suoi danni ingenti, noi potremo portare fino alla fine questa battaglia con onore e col merito di aver letto bene i suoi attacchi e aver approfittato delle sue debolezze. Un saluto a tutti miei cari Rikishi e noi ci risentiamo al prossimo video.